Benvenuti o bentornati sul canale. Io mi chiamo Marco e vi sto raccontando tramite questi video che pubblico un percorso che faccio da quando ho avuto un incidente in moto e successivamente mi sono fermato a fare sport, sono ingrassato tantissimo, zoppicavo e addirittura 5 ortopedici volevano mettermi una protesi nel ginocchio. Ho deciso di fare di testa mia e ho iniziato di nuovo a correre, a fare tutto quello che mi era stato sconsigliato precedentemente. Quindi ho fatto i miei Ironman 70.3. Bravissimo Marco Lala, Team Family Time from Italy. Dai Marco! Dai! E ho fatto la traversata dello stretto, sono andato in bici sulle tre cime di Avaredo, sull'Alpe di Siusi, ho fatto la mezza maratona a Roma Ostia, insomma mi sto divertendo un casino. E oggi vi voglio parlare di una cosa che di solito faccio per lavoro, in realtà vorrei applicare queste mie conoscenze nell'ambito sportivo. Quindi oggi vi parlo della retrospettiva della gara. Perché è importante fare una retrospettiva? Innanzitutto permette di riflettere su quello che è successo, quindi su quello che è stato completato, individuare le aree che necessitano di miglioramenti, quindi in realtà il vero motivo è capire se ci sono delle opportunità che possono essere colte per riuscire a fare meglio. Quindi si analizzano quelli che sono le cose che sono andate male, le cose invece che sono andate bene, e poi si scelgono sulle cose che sono andate male delle azioni da fare per migliorare. Quindi questo processo permette di individuare, quindi di continuare a fare quelle cose che sono andate bene e scegliere alcune aree di miglioramento. Quindi oggi vi parlo della mia retrospettiva di gara dell'Ironman 70.3 di Jesolo. Quindi, come vi dicevo, lo schema è molto semplice: che cosa è andato bene, che cosa è andato male e come posso migliorare. Quindi questi sono i tre riquadri che ho creato per fare la mia retrospettiva di gara. Allora, innanzitutto partiamo dalle cose che sono andate bene. Che cosa è andato bene a Jesolo 2024? Sicuramente la prima parte in bici, in cui ho messo il mio personal best sui 50 miglia, quindi 80 km. Sicuramente era inaspettato perché non ho allenato moltissimo la bici, anzi praticamente non l'ho allenata per niente durante l'inverno, e nonostante tutto comunque sono riuscito a fare il mio personal best, quindi significa che sono riuscito a tirare senza però esagerare. Ecco, quindi questa è sicuramente una cosa che è andata bene, è un'area che devo consolidare, devo migliorare sicuramente. Altra cosa che è andata bene è che sono riuscito a finire la gara nonostante ho fatto soltanto un mese di allenamento, quindi questo è un dato assolutamente buono. Dal mio punto di vista questo vuol dire che comunque ho una base che mi consente di finire un Ironman 70.3 anche in caso di problemi, come è successo. L'altra cosa che è andata bene, e devo dire anzi benissimo, è l'organizzazione e l'esperienza che ho fatto nell'altro Ironman e nei triathlon a cui ho partecipato, nelle gare di triathlon, per cui le transition sono andate veramente molto molto bene, tant'è che ho recuperato tanti minuti nella T2, quindi l'esperienza che ho fatto sicuramente mi ha aiutato moltissimo nel risparmiare tempo prezioso. Passiamo invece a che cosa è andato male. Nella frazione di bici ho accusato moltissimo il vento. Avevo fatto appunto un episodio, se volete ve lo linko, andate a guardarlo, in cui sostanzialmente durante una frazione di Ironman sei solo contro il vento e più il vento è forte più si fa fatica. Io ho una bici sì aero, non è però adatta a una frazione di bici come quella di Jesolo, dove è tutta piatta e c'è comunque tanto vento, quindi sicuramente questa è un'area in cui devo fare assolutamente attenzione. C'erano dei momenti in cui riuscivo ad andare a spingere a 36-37 km orari, appena giravo una curva, appena voltavo l'angolo e c'era del vento trasversale o frontale, scendevo a 29-30 km all'ora. Questo significa che a parità di sforzo perdevo 6-7 km orari, che è tantissimo, quindi assolutamente da tenere sotto controllo per le prossime gare. Devo fare qualcosa per migliorare. L'altra cosa che ho individuato è un forte dolore ai piedi, ed è il motivo per cui sono stato completamente condizionato nel finale della gara, la frazione di running. Mi sono dovuto fermare molto più del previsto, ho dovuto rallentare il passo molto più del previsto e ho affaticato tantissimi muscoli delle gambe perché a un certo punto iniziavo a tallonare.
il mio piede molto delicato si è sfregato sostanzialmente, si sta formando una callosità che non è ancora pronta e quindi questo ha fatto sì che io sentissi tanto male. In realtà poi non c'era, come ho visto dopo, un grosso problema, era semplicemente del male dovuto allo sfregamento. Questa è una cosa a cui devo tenere assolutamente in mente, devo migliorare perché è una cosa che ha condizionato tantissimo la mia gara e io mi aspettavo di fare molto meglio la parte di running, visto che quest'inverno ho investito tantissimo nell'allenamento del running e invece ci ho messo addirittura un minuto in più rispetto all'anno scorso. Sicuramente la composizione corporea, 3 kg di pancia in più li ho sentiti tutti. Quindi passiamo alla fase più interessante. Ecco, una volta che uno ha capito che cosa è andato bene e che quindi deve continuare a fare, che cosa è andato male e che quindi invece deve migliorare, ho stilato una lista delle attività, delle azioni che devo fare. Innanzitutto la prima azione è o cambiare la bici, perché è una bici del 2016, non è adatta a fare degli Ironman, oppure se non voglio spendere tutti quei soldi devo fare qualcosa per migliorare la performance nella frazione di bici. Quindi potrei comprare un casco più aerodinamico, potrei comprare delle ruote col profilo più alto per far fronte appunto al problema del vento, potrei rivedere anche le prolunghe per vedere se trovo qualcosa di più efficiente e più comodo. Ci penso. La trazione, come vi anticipavo durante la discussione di che cosa è andato male, è rinforzare i piedi. Devo assolutamente fare qualcosa per riuscire a creare una callosità, una resistenza nel piede, perché dopo anni di scarpe strette e piede che praticamente si è atrofizzato, in questo momento io ho risolto tantissimi problemi dopo l'incidente. Rimane questo problema principale, quindi non sto avendo più infortuni muscolari, contratture, problemi alle ginocchia, caviglie, anche niente, sta andando tutto bene a parte i piedi. Ecco, quindi sul piede devo investire molto più tempo e nei prossimi episodi ve ne parlo, non vi anticipo niente. Però l'altra cosa che ho capito che può assolutamente aiutarmi è la composizione corporea, non è qualcosa che posso tralasciare. Ecco, tra l'anno scorso che ho fatto l'Ironman e pesavo più o meno 74 kg e qualcosa e quest'anno che pesavo 79-80, la differenza io l'ho sentita soprattutto nella frazione di running, dove effettivamente a livello muscolare quei 5 kg 4-5 kg in più li ho veramente accusati in maniera abbastanza evidente. Se voglio fare delle gare, se voglio impegnarmi di più, devo assolutamente rivedere un attimo anche dieta e peso corporeo. Quindi investirò anche nel controllare con il nutrizionista la mia composizione corporea e cercherò di arrivare alla prossima gara con una situazione ideale. Più o meno dovrò scendere ancora di altri 4-5 kg, non è una cosa impossibile. Dovrei scendere 1 chilo al mese, è una cosa che ho fatto in passato, anzi vi linko l'episodio in cui vi parlo della dieta che ho fatto l'anno scorso, che addirittura mi ha permesso di perdere 10 kg in soli 4 mesi, 10 kg di massa grassa, attenzione. Questo è il riassunto, diciamo, della retrospettiva di gara. Io vi consiglio di farla per le gare principali perché è molto utile a individuare quei punti che possono essere i punti di attenzione per fare una prossima gara migliore. Quindi per oggi è tutto. Ci sono delle grandissime novità, ma non vi svelo niente. Nei prossimi episodi vi parlerò di tutte le novità di quest'anno e di quale sarà la mia prossima gara che voglio fare. Quindi alla nuova puntata, per non perderla, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate un like al video, ditemi se anche voi fate la retrospettiva di gara, se la trovate utile, ma avete domande o altro, aspetto qualcosa nei commenti. Come sapete io sono assolutamente la persona che rispetta tutti, non ci sono domande stupide, per cui risponderò senz'altro con piacere a qualsiasi tipo di richiesta. Grazie e a presto al prossimo episodio. Ciao!